Ciao a tutti, questo è il video tutorial dettagliato di come ho realizzato l'abito haute couture di Vivienne Westwood indossato da Zendaya sul red carpet degli Oscar del 2015. Questo tutorial è la seconda parte del video speciale per i 1000 iscritti che ho pubblicato qualche giorno fa. Vi consiglio, se non lo avete fatto, di andarvi a vedere prima quello e poi di tornare qui per il tutorial dettagliato. Anche se magari non tutti voi vi cimenterete nell'impresa di ricreare quest'abito, per me è comunque un'ottima occasione per mostrarvi come cucire un abito da sera, come fare un bel corpino con stecche interne, come usare il drappeggio. Insomma, sono tutte tecniche carine, utili e interessanti da vedere in azione, quindi vi consiglio di rimanere fino alla fine del video e se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Ho iniziato cercando un bel po' di immagini dell'abito da varie angolazioni per studiarmi come può essere stato costruito. Su ognuna di queste foto ora vorrei segnarmi tutti i tagli che sono riuscita a individuare e i punti in cui mettere le stecche, così poi quando devo drappeggiare non dico che vado veloce, ma almeno un po' meno lenta, sì. Allora, la prima cosa che ho capito è che l'abito, non avendo spalline per reggersi, deve per forza avere una struttura di stecche che si vedono poco da fuori perché sono coperte dal drappeggio, ma se fate attenzione in qualche punto si notano. Poi, ad una prima occhiata, sembra che il davanti dell'abito sia un pezzo unico tra corpetto e gonna, però facendo attenzione, qua dovrebbe esserci un taglio che separa gonna e corpetto, che segue anche il sotto del corpino sottostante. Mi sono dovuta mettere a cercarlo bene però, perché anche questo è mezzo nascosto dai drappeggi, ma ero abbastanza sicura ci fosse perché sul dietro dell'abito è evidente che tra gonna e corpino ci sia un taglio, quindi a logica doveva esserci anche nel davanti. Sicuramente c'è una stecca qui, poi io ne vedo una qui e qui vicine e molto probabilmente ce n'è anche una in mezzo, anche se non ne sono certa. Bene, questa è la struttura del corpetto al quale viene attaccata una gonna tutta drappeggiata e sopra il corpetto di stecche ovviamente c'è il corpino drappeggiato. Questa parte in chiffon verrà attaccata alla fine. Un'altra cosa che ho notato è che davanti, oltre al taglio tra gonna e corpino, non ci sono altri tagli visibili e neanche nel fianco. Quindi gli unici tagli che ci sono sulla gonna e corpino, mi riferisco agli strati sopra, quelli drappeggiati, devono essere per forza nel dietro. Ora vi mostro. Qui è evidente che ci sia un taglio perché queste pieghe della gonna vanno in un verso e quelle del corpino vanno nell'altro. Qui questo pezzetto secondo me è stato aggiunto perché a sinistra il corpino ha pieghine mentre questo rettangolo è liscio, quindi anche qua ci va un taglio per unire i due pezzi. E comunque secondo me questo rettangolo prosegue visivamente nello strascico che c'è sotto, lo vediamo meglio dopo. Qua dovrebbe esserci un'altra stecca, poi di solito se ne mette una nel fianco e probabilmente ne va un'altra qua in mezzo. Nella gonna qui ci saranno circa 8-10 cm di pieghe o arricciatura. Qui mi sembra che il corpino scenda a punta, qui c'è anche un taglio. Ultimissima cosa, si vede che sul dietro c'è uno strascico ovviamente e secondo me è stato aggiunto, c'è un taglio in mezzo, non fa parte del pezzo della gonna principale perché guardando proprio diciamo con la lente di ingrandimento si vede un segno di un taglio qui che è il punto in cui finisce il pezzo principale della gonna e inizia lo strascico. La mia idea è che questi tagli partano da qua, dove inizia anche questo pezzettino finale del corpino, e vadano giù fino al fondo, un po' in fuori, in modo che la gonna sia leggermente svasata dietro. Da questi tagli parte lo strascico che è in strato doppio e qui si vede. Lo taglierai dritto in fuori e poi col peso della stoffa dovrebbe cadere come in foto. Vedete che qua è un po' ripreso, secondo me è stato unito alla fine, forse per fare l'abito più aderente al corpo, questa è un po' una mia idea. Comunque per ora lo ignorerò e vedo alla fine se fare la cucitura anch'io. Qua secondo me è ancora più evidente che il pezzo finale del corpino prosegue visivamente nello strascico. Lo strascico una volta sceso sta così, ma stendendo il tessuto noi lo dobbiamo pensare così, come un trapezio doppio diciamo. Mi vedrete guardare spesso un punto ignoto verso destra, è perché ho appoggiate lì tutte le foto di riferimento dell'abito di Zendaya indossato agli Oscar.
Tenersi le foto a fianco è fondamentale, soprattutto in questa prima fase, cioè quando si piazzano i nastrini di riferimento sul manichino e quando poi vanno drappeggiate le varie pieghe in modo che siano il più simile possibile all'abito originale. Comunque, se non sapete dove trovare questo nastrino, vi lascio un link in descrizione qui sotto al video. Prima di trovare questo usavo un nastrino di stoffa non adesivo che va spillato al manichino. Ovviamente ci mettevo un sacco di tempo perché va spillato in tutti i punti se no si muove. Non vi dico che rivelazione che è stata provare per la prima volta questo tipo di nastro che invece è adesivo, quindi si attacca subito, decisamente più veloce da usare e anche preciso perché è molto stretto. Dopo aver messo tutti i nastrini di riferimento ho iniziato a drappeggiare il corpino che sta sotto, che funge da fodera ma anche da struttura dell'abito e infatti è questo che cuciremo le stecche. Per ricavarmi i cartamodelli utilizzo una stoffa che costa poco, è una tela di cotone grezza. Sono partita dal centro davanti e mi sono piazzata uno a uno tutti i pezzetti di stoffa in dritto filo, li ho fissati con gli spilli in modo che fossero aderenti al manichino e mi sono segnata a matita tutte le linee dei nastrini che si intravedono attraverso la stoffa. E così ho fatto per tutti i pezzi del corpino sotto. Una cosa importante che aiuterà dopo a cucire bene questi pezzi è segnarsi una o due tacchette lungo i lati di ogni cartamodello che coincidano tra i pezzi vicini, così poi avremo dei riferimenti quando dobbiamo spillare e cucire assieme il corpino. Per far aderire bene la stoffa al manichino mi vedrete spesso fare dei tagli appena fuori dei cartamodelli in alcuni punti tattici attorno alle linee. La stoffa attorno al cartamodello può essere tesa in alcuni punti e andandola a tagliare questa si apre e così facendo fa distendere anche la stoffa all'interno del cartamodello, eliminando pieghe che possono essere presenti all'interno del cartamodello. Fatemi sapere se può interessarvi anche qualche video che va un po' più in dettaglio sulle tecniche del drappeggio su manichino. Tutte le pieghe che sto facendo sulla destra del corpino devono andare verso il basso nel centro dietro e proseguono verso l'alto sulla sinistra, finendo sempre nel centro dietro. Qui dobbiamo creare un'altra piega sotto a questa che parte più alta nella sinistra del corpino e arriva bassa sulla destra. Tadan! Il corpino sta finalmente prendendo forma. Qui la stoffa non era ben piatta, quindi ho spostato la stoffa più in giù in modo da aggiungere un'altra piega ai drappeggi del corpino. Ok, la parte difficile del corpino è fatta, ora mi sto segnando tutti i riferimenti sui pezzi appena drappeggiati. Chiaramente i bordi del cartamodello prima di tutto, poi centro dietro, centro davanti, fianchi e mi sono segnata poi tutte le pieghe in modo da poterle ricostruire una volta tolto il drappeggio dal manichino. Essendo che la gonna è piena di drappeggi sul davanti, l'ho drappeggiata mettendo lo sbieco in verticale nel centro davanti, ho poi iniziato a ricreare le pieghe facendole arrivare all'incirca sui fianchi. Non so quante volte ho provato e riprovato a creare le pieghe della gonna e non ero mai soddisfatta. Qua per l'ennesima volta sto tentando di ricreare le pieghe che stanno sotto alla prima. Mi sono resa conto che la gonna era troppo voluminosa verso il fondo, quindi ho iniziato a stringerla tirando via degli spicchi di stoffa e fermandoli con gli spilli. Ho poi appuntato i pezzi di stoffa che vanno a formare le arricciature nella vita dietro, sono circa 8 cm per parte. Mi sono poi segnata tutte le linee di riferimento, ossia bordi del cartamodello, pieghe e arricciature. Dietro mi manca una parte perché non avevo stoffa sufficiente, avendo tagliato la gonna in sbieco, ma poi quando disegno il cartamodello vado a copiarmi il pezzo del dietro destro anche sul lato sinistro. Allora, per quanto riguarda lo strascico, me lo vado a fare direttamente in carta. Noi attaccheremo qui un rettangolino estetico, lo cuciremo qui da sopra. E anche lo strascico ho deciso di farlo continuare, quindi verrà cucito, ora vediamo, su 1,5 cm tipo in dentro fino al fondo. Quindi il mio strascico lo attacco qua. Qui in mezzo, un po' più nascosto, ci sarà la zip invisibile che parte da qua su e arriva qua giù.
Dopo aver drappeggiato tutti i pezzi su manichino, li ho ricopiati uno a uno sulla carta, creando appunto i cartamodelli. Mi sono riportata tutte le tacche che avevo segnato nella stoffa, che sono fondamentali per poi andare a cucire correttamente il capo, e mi sono segnata i vari margini di cucitura. Nel corpino, sia quello sotto aderente sia quello sopra drappeggiato, ho messo dappertutto 1 centimetro di margine, a parte nel centro dietro dove ho aggiunto 1,5 cm perché ci andrà la zip invisibile. È importante segnare sul cartamodello anche il verso con cui abbiamo piazzato la stoffa su manichino, ossia il dritto filo. Qui per esempio nel corpino sotto, quello che dà struttura all'abito, il dritto filo è in verticale, ma nel corpino e gonna superiori il dritto filo sarà segnato in obliquo a 45 gradi rispetto al centro davanti. Se avete dei dubbi sui termini che sto usando, tipo dritto filo, sbieco, eccetera, vi lascio un video qui sopra e sotto in descrizione in cui spiego quelli che sono i termini di cucito e modellistica più importanti che è bene imparare il prima possibile. Prima di aggiungere i margini è bene verificare che tutti i lati che vanno poi cuciti assieme siano lunghi uguali e che le tacche siano state segnate a pari distanza dalla cima e dal fondo dei vari pezzi. Prima di rimuovere il corpino dal manichino mi sono segnata tutto, in particolare a ogni piega ho dato un numero, così poi sarà più facile capire i segni sul cartamodello a quale piega si riferiscono. Il corpino nello specifico ha le pieghe numerate dalla 1 alla 6. Anche qui, prima di mettere i margini di cucitura, verifico che il lato sopra e sotto del cartamodello abbiano la stessa lunghezza dei pezzi del corpino che abbiamo fatto prima. I margini che ho usato sono gli stessi del corpino sotto, ossia 1,5 cm nel centro dietro e 1 cm sugli altri lati. Ho seguito lo stesso procedimento per la gonna, è stato più difficile perché è un cartamodello immenso e va pure piazzato in sbieco, quindi poi ho avuto anche qualche problema a farlo rientrare nella stoffa. Prima di tutto mi sono segnata quanto è lunga la ricciatura che c'è nella vita dietro, così poi so di quanto arricciare quando cucio l'abito. E per rilevare questo cartamodello vanno rimossi tutti gli spilli tranne quelli che abbiamo messo per eliminare gli spicchi di stoffa in più e togliere volume alla gonna. Dove ci sono le pieghe segnatevi il margine di cucitura di 1 centimetro già sulla stoffa, così poi ve lo riportate su carta con la forma già corretta. Nella gonna drappeggiata manca ancora il pezzo del dietro sinistro. Per farlo mi copio il pezzo di cartamodello del dietro destro da dove inizia la ricciatura fino al centro dietro, che era appunto il pezzo mancante, e me lo riporto uguale sul lato sinistro della gonna. Anche per la gonna ho messo i margini di 1 centimetro dappertutto, tranne che nel centro dietro dove va la zip. Ho poi preparato il cartamodello dello strascico che ho deciso che sarà attaccato all'abito a 1,5 centimetro dal centro dietro, quindi mi sono misurata la lunghezza che c'è a 1,5 centimetro dal centro dietro e questo sarà il primo lato dello strascico che vado a disegnare, cioè il lato in cui si attacca alla gonna. Il secondo lato che disegno è il sopra dello strascico che dovrebbe misurare un po' di più della misura che va dalla vita al ginocchio, io ho messo 70 cm. Poi il terzo lato è il fondo dello strascico che ho fatto di 30 cm. Arrivata a questo punto mi sono un attimo bloccata quando dovevo decidere cosa andava messo nello sbieco e cosa in dritto filo, insomma come avrei piazzato questo cartamodello nella stoffa. Quindi mi sono fermata un attimo e ho preparato uno schemino riassuntivo. Allora, io vorrei che siano in sbieco questa parte qui, quindi il centro dietro dello strascico, e questa parte qui, cioè il sopra dello strascico. Nello schemino che ho fatto, questo lato del trapezio è appunto il centro dietro dello strascico. Questo è invece il sopra dello strascico, la parte cioè che rigira dentro. Poi questo lato è dove si attacca lo strascico, quindi il centro dietro della gonna che abbiamo già fatto. Questi qui sono 20 cm in più che serviranno a ripulire la parte sopra dello strascico che rigira in dentro.
Ci manca solo la misura di questo lato che facendo due conti dovrebbe misurare 102 cm. Quindi ora che ho le idee più chiare, ho tutte le misure e mi vado a sistemare il cartamodello che avevo abbozzato prima. Mi sono misurata 65 cm nel lato in cima anziché 70 come dicevo prima. Ho tirato una linea 20 cm sotto così da segnare quella fascia che serve a rifinire la cima dello strascico. Anche questa seconda linea la faccio lunga 65 cm. Mi sono segnata la lunghezza del centro dello strascico che è 102 e poi il fondo dello strascico che ho fatto di 30 cm. Ricordatevi che stiamo lavorando sulla metà del cartamodello in quanto è simmetrico e lo metterò sulla stoffa in doppio. Infine mi sono segnata l'ultimo lato obliquo che è il punto in cui lo strascico si attacca alla gonna che dovrebbe risultare di 109 cm. Poi dopo lo strascico sono passata al cartamodello della fodera della gonna. Semplicemente per farlo ho preso il cartamodello della gonna base che mi ero già fatta sulle mie misure. Se non lo avete visto vi lascio il video qui sopra e sotto in descrizione. E da lì l'ho allungato fino a 105 cm, cioè poco più corta della gonna esterna. Step successivo ho chiuso la pens, aperto sotto e aggiunto carta, così da dare un po' di svasatura alla gonna. Un po' ma non troppa. Se volete approfondire questa tecnica l'ho spiegata bene nella seconda variante del video del cartamodello della gonna pantalone. Infine ho modificato la linea della vita secondo la forma del corpino, quindi scendendo sia nel centro davanti che nel centro dietro. Infine come ultimo pezzo ho preparato il rettangolino che va alla fine del corpino e che verrà attaccato a 1,5 cm dalla zip. L'ho fatto alto come l'ultimo pezzo del corpino, quello appunto del centro dietro, e largo 1,5 cm e andrà messo nella ripiegatura della stoffa. Per il resto ho aggiunto 1 cm di margine di cucitura. Eccoci, oggi è un altro giorno e punterò entro sera a cucire l'intero abito definitivo. Speriamo. È un po' impossibile, però ci proviamo. Comincerò tagliando la stoffa e mi vedrete lavorare qui in taverna perché ho bisogno di un tavolo sufficientemente largo e grande perché il tessuto che ho scelto è alto 1,50 m e ho bisogno di tagliarlo in strato singolo e non doppio perché l'abito che stiamo facendo è per la maggior parte asimmetrico e quindi i cartamodelli sono giganti e ho bisogno di stenderli bene. Ho deciso anche di non fare una tela di prova, andrò in diretta con questo tessuto che è quello finale. Questo perché non avevo in casa un raso poco costoso e sufficientemente uguale a questo. Il problema è che deve essere il più simile possibile perché sennò il risultato sarebbe comunque diverso da quello che otterrei con questa stoffa, quindi ha poco senso farla una tela. E questo sarà un esperimento anche per me perché di solito sono sempre abituata a fare una tela di prova, appunto a provare i cartamodelli che faccio su carta prima di tagliare il tessuto definitivo, però niente, questa volta non è possibile, quindi faremo in questo modo. Ho steso la stoffa in strato singolo e ho iniziato tagliando i pezzi più ingombranti per non rischiare di ritrovarmi senza tessuto alla fine. Quindi prima mi vedrete tagliare la gonna esterna e poi lo strascico. Alla fine, per semplicità, lo strascico ho deciso di tagliarlo in strato singolo, quindi ho disegnato anche il secondo lato del cartamodello. Ho tenuto il corpino per dopo perché sapevo che avrei avuto dei pezzetti di scarto di tessuto che avrei potuto sfruttare solo per tagliare il corpino, che ha appunto pezzi piccoli.
La striscetta rettangolare che andrà cucita nel centro dietro del corpino l'ho tagliata 2 volte nella ripiegatura della stoffa perché serve sia sul lato sinistro che destro del corpino dietro. Poi ho continuato a tagliare allo stesso modo tutti gli altri pezzi del corpino sotto, sempre nella stoffa in doppio. Qui ho posizionato tutti i pezzi del corpino nella forma che dovranno avere una volta cuciti. Ora, prima di andare ad unirli, in uno dei 2 pezzi di ogni cucitura vado ad attaccare questo nastrino in dritto filo termoadesivo che serve a non far deformare le cuciture mentre si cuce e anche dopo indossando l'abito. Questo nastrino va applicato stirandolo e tendendolo leggermente ed è utile soprattutto quando si vanno a cucire dei pezzi che sono del tutto o parzialmente in sbieco, poiché il tessuto in sbieco rischia di allungarsi anche se cucito. Comunque vi lascio un link qui sotto in descrizione se non sapete dove trovarlo. Una volta applicati i nastri ho semplicemente unito i vari pezzi cucendoli a 1 centimetro. Poi ho fatto delle tacchette nei margini di cucitura per poterli rigirare bene e li ho stirati con i margini aperti. Ho chiuso di qualche millimetro in più la cucitura qui perché esce troppo in fuori, stessa cosa ho fatto qui. E infine ho tolto anche 1,5 centimetri dai 2 lati del centro dietro per fare in modo che il corpino stringa un po' di più e non cada una volta indossato. Poi anche nel corpino sopra ho tolto 1,5 centimetri. Ho poi cucito rigilene dietro ogni cucitura del corpino. Il rigilene è una stecca cucibile e per applicarla l'ho tagliata della dimensione giusta senza comprendere i margini di cucitura. Poi l'ho centrata sulla cucitura del corpino e ho cucito prima il lato sinistro, poi destro della stecca con una semplice cucitura dritta, fermando bene l'inizio e la fine della cucitura con dei punti indietro. Ho messo il nastrino di prima, quello in dritto filo termoadesivo, sia qui sotto sia lungo tutto il bordo sopra per non rischiare che si deformi. Questo è il lato del corpino che sta a contatto con il corpo, il lato bello della fodera, diciamo. Questo invece è il lato nascosto che sta a contatto con il corpino superiore. Essendo però che il tessuto è un po' trasparente, temo che dall'esterno si possano vedere le stecche, quindi ho pensato di cucire un altro strato di corpino con il quale doppiare questo corpino di stecche. Ho tagliato la fodera della gonna, uno strato unico in doppio per il davanti e 2 strati per il dietro, perché nel centro dietro c'è il taglio. Poi ho tagliato in sbieco il corpino superiore, uno strato singolo. Se volete fare anche voi quest'abito, io in totale ho comprato 5 metri di tessuto di raso, l'ho usato praticamente tutto nella lunghezza, ma me ne è avanzato qualche pezzo qua e là. Utilizzerò gli scarti per realizzare qualcosa di piccolo, magari un top o una camicia. Infine, come vi accennavo prima, ho tagliato un secondo strato di corpino. Eccoci qui, è sera e decisamente non ho finito l'abito. Decisamente. Ho fatto tutto il corpino sotto con le stecche, però si è aggiunto questo imprevisto, ossia di dover fare un secondo strato di corpino che non ho ancora fatto. Mi manca tutta la gonna e mi manca il corpino sopra. Bene, direi che ci vediamo domani e continuiamo. Allora, ho cucito il secondo corpino, quello che andrà a ricoprire il corpino con le stecche. Lo piazziamo così, stecche all'interno. Ricordatevi che questo è il lato che va a contatto con il corpo e qui invece attaccheremo il corpino esterno, quello tutto drappeggiato. Andiamo ad allinearli e cuciamo a mezzo centimetro tutto attorno con punto dritto lungo, giusto per tenerli assieme. E questo è circa il risultato che dovreste avere.
Poi ho attaccato il nastro dritto filo termoadesivo nel corpino esterno, in tutti e 4 i lati, dentro i margini di cucitura e tirando leggermente il nastro. Stessa cosa ho fatto nel lato alto della gonna esterna e il lato della vita. Infine, sia sulla gonna sia sul corpino mi sono riportata sulla stoffa anche qualche punto di riferimento delle pieghe. Per non far vedere i segni ho usato una penna che si cancella con il ferro da stiro. Anche questa, se non sapete dove trovarla, vi lascio un link qui sotto in descrizione. Per cucire il corpino superiore, per prima cosa ho chiuso le 2 pieghe che arrivano nel centro dietro, intanto solo con gli spilli. Tutte le altre sono interne al corpino, quindi in questa prima fase le ho ignorate. Per la gonna ho fatto la stessa cosa e ho chiuso con gli spilli tutte le pieghe che arrivano a livello della vita. Ho poi arricciato i 2 pezzetti del dietro della gonna e, non avendo un piedino arricciatore, ho fatto 2 cuciture lunghe e ho tirato i fili della misura necessaria. Ho attaccato gonna e corpino superiore dritto su dritto, ho spillato insieme e cucito a 1 centimetro. Poi ho rigirato i margini verso l'alto, verso il corpino, in questo modo le pieghe della gonna stanno più piatte sulla vita e non si gonfiano troppo, diciamo. Ho poi attaccato la zip da 40 cm sugli strati sopra di corpino e gonna che ho appena unito. Ho cucito a 1,5 cm prima un nastro, poi l'altro, sempre dall'alto verso il basso, usando il piedino apposito per zip invisibile. Per il momento ho lasciato aperta la cucitura sotto del centro dietro, la chiuderò dopo. Per quanto riguarda la striscia rettangolare, per prima cosa ho unito insieme questi 2 lati in modo da avere la striscia rifinita dentro, perché poi la andrò a cucire a 1,5 cm dal centro dietro e verrà rigirata così, e almeno il dentro in questo modo è rifinito. Ho rifinito allo stesso modo anche i margini dei 20 cm della parte alta dello strascico. Ho cucito dritto su dritto la striscia su se stessa piegandola a metà, poi ho tagliato un po' il margine, rigirato al dritto e stirato. Per unire lo strascico alla striscia, alzo lo strascico e cucio qui a 1 cm dalla fine della striscia rettangolare. Ora rifinisco questo margine almeno fino a qui. Per farlo rigiro al contrario lo strascico in modo da avere lo strascico e i suoi 20 cm di ripiegatura interna che stanno dritto su dritto. Poi cucio 1 cm, taglio un po' il margine, rigiro al dritto e stiro. Finalmente posso andare a cucire lo strascico sull'abito. Lo spillo piazzandolo a 1,5 cm dal centro dietro e cucio dalla cima al fondo, fermandomi per adesso a 5 cm dal fondo. Ho unito poi i 2 corpini, quello esterno drapeggiato e quello interno con le stecche. Dovranno essere messi così alla fine, quindi per cucirli li rigiro mettendo dritto del corpino in fodera con dritto del corpino esterno. Cucio 1 cm tutto il sopra, mentre i 2 lati dove c'è la zip li cucio 1,5 cm usando il piedino per zip per avvicinarmi il più possibile. Dopo aver rifilato e rigirato il corpino al dritto, ho fatto una cucitura ad ago per tenere fermi i margini appena fatti verso il corpino di fodera. Finalmente posso chiudere la cucitura del centro dietro. Qui su c'è la fine della zip, cucio da questo punto fino al fondo e a 1,5 cm. Per la sottogonna ho chiuso le cuciture laterali a 1 cm e ho lasciato aperta la cucitura del centro dietro per ora. Ho unito insieme il corpino di stecche e la sottogonna a livello vita a 1 cm. Per far stare i margini del corpino in alto, li ho girati verso il corpino e ho fatto una cucitura ad ago appena sopra il taglio della vita. Ho poi cucito la sottogonna sulla zip fino alla fine della zip e per farlo mi giro il pezzo a rovescio così si possono mettere i margini dritto con dritto e cucire. Uso sempre il piedino da zip. Sotto alla fine della zip la sottogonna va chiusa su se stessa fino al fondo.
Ora da fuori cucio esattamente sopra il taglio della vita, così da fermare il corpino interno. Chiaramente prima vanno allineati i bordi del corpino dentro e fuori. Nel mentre ho provato l'abito e ho visto che è un po' lungo, quindi ho tolto 5 cm dal fondo, soprattutto dal davanti, perché comunque dietro ci va un po' di strascico. Per chiudere l'orlo ho deciso di rigirarlo 2 volte, di 3 mm circa per ogni piegatura, e lo chiuderò tutto in una cucitura unica. Per aiutarmi mi sono fatta un segno con la penna cancellabile a 1,5 cm, cioè dove deve arrivare la stoffa rigirata. È stato molto lungo farlo senza un piedino orlatore, che non ho, ma non è impossibile, ci vuole solo un po' di pazienza. Ultima cosa che ho preparato è la striscia di chiffon che avvolge la parte alta del corpino. L'ho provato sul manichino per capire le misure e mi sono andata a tagliare 2 strisce lunghe 2 metri e larghe 40, che poi ho unito con cucitura alla francese per creare una striscia lunga 4 metri. Chiaramente sarebbe stato meglio farne una unica per non vedere giunture, ma avevo comprato 2 metri di chiffon, quindi non avevo molte alternative. Ho unito questi 2 pezzi con cucitura alla francese e la parte finale delle strisce l'ho tagliata in obliquo perché è più bella da vedere a punta piuttosto che rettangolare. Ho orlato la striscia di chiffon tutto attorno allo stesso modo dell'orlo dell'abito. Inutile dirvi quanto ci ho messo, essendo che erano circa 8 metri di orlo da fare in questo modo. Credo proprio che mi comprerò un piedino orlatore dopo questa esperienza. Ho infine appuntato la striscia sull'abito e per fermarla ho fatto qualche cucitura qua e là nascosta tra le pieghe dello chiffon. Per questo video è tutto, è stato lungo realizzare quest'abito ed è lungo anche questo video. Io spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, se sì lasciate un mi piace e mi farebbe piacere ricevere qualche commento qui sotto con pareri su questo video, suggerimenti, soprattutto fatemi sapere se vorreste rivedere degli altri video come questo in futuro. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram per vedere altri progetti che realizzo esternamente al canale YouTube. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!